Quanto è buona la tua comprensione dell'italiano parlato? Io sono Graziana, la tua insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Il video sarà strutturato in questo modo. Ascolteremo insieme degli italiani che parlano. Le clip audio saranno di difficoltà crescente, da A1 fino a C2, da principiante fino ad avanzato. Voi avrete la trascrizione di quello che viene detto, tranne per 2 spazi bianchi, e voi dovrete completare con le parole mancanti che sentirete. Alla fine del video faremo insieme un esercizio per ripassare i significati delle parole mancanti di cui parleremo nel corso del video. Se siete pronti, cominciamo. Cominciamo con la prima persona che parlerà. Lui è Roberto Bolle, un famoso ballerino italiano, considerato uno dei più famosi ballerini nella storia della danza. Probabilmente lo conoscete. Ascoltiamolo un po'. Ecco, e a volte veramente basta rendersi conto di quello che si può fare, osare farlo, avere l'ambizione, la volontà di farlo. Siete riusciti a capire le parole mancanti? Ascoltiamolo un'altra volta. Ecco, e a volte veramente basta rendersi conto di quello che si può fare, osare farlo, avere l'ambizione, la volontà di farlo. Allora, qual è la prima parola mancante? Conto. Questa parola fa parte di un'espressione fissa con la parola precedente, rendersi conto. Rendersi conto significa capire, comprendere qualcosa, spesso dopo un momento di riflessione. Ad esempio, solo dopo aver perso il treno mi sono resa conto di aver sbagliato orario. Ti rendi conto che stai sbagliando tutto? E la seconda parola invece? Osare. Lui dice: a volte basta osare a farlo. Osare significa avere il coraggio di fare qualcosa di audace, di coraggioso. Per questo lui dice: bisogna rendersi conto di quello che si può fare e avere il coraggio di farlo nonostante tutto, nonostante le difficoltà. Vediamo qualche esempio con il verbo. Non oso chiedere un aumento al mio capo. Ho troppa paura. Come osi parlare così a tua nonna? È maleducazione. Allora, siete carichi? Siete pronti per la prossima persona che parlerà? Probabilmente la maggior parte di voi la conosce. Lei è un mito per me, Elisa De Marco. Probabilmente conoscete il suo canale, Elisa True Crime, in cui racconta storie di crimini
e fatti di cronaca nera. E infatti la clip audio che ascolteremo è stata presa proprio da un suo video in cui sta parlando di un fatto di cronaca nera e sta descrivendo una ragazza, Jennifer. Ascoltiamo. Jennifer è una ragazza molto prudente e proprio nel suo carattere da sempre. La sua migliore amica racconta che Jennifer è sempre stata estremamente attenta alla sicurezza, sempre molto consapevole di ciò che la circonda. Allora, avete capito quali sono le parole mancanti? Riascoltiamo. Jennifer è una ragazza molto prudente e proprio nel suo carattere da sempre. La sua migliore amica racconta che Jennifer è sempre stata estremamente attenta alla sicurezza, sempre molto consapevole di ciò che la circonda. Allora, qual è la prima parola? Prudente. Prudente. Jennifer è una ragazza molto prudente. Cosa significa prudente? Significa attento, cauto, che agisce con saggezza per evitare pericoli. Ad esempio, siamo prudenti, portiamo l'ombrello, il cielo è molto nuvoloso. Marco è un ragazzo prudente, non guida mai quando ha bevuto. E la seconda parola, invece, qual è? Consapevole. Consapevole significa che sa, che è cosciente di qualcosa. Per esempio, sono consapevole che studiare italiano non è facile, ma ne vale la pena. Sono consapevole, lo so. Studiare italiano non è facile, ma è molto divertente, no? Lei è consapevole dei rischi di questo lavoro? Le avevate capite entrambe? Perché adesso le cose si fanno più difficili. Passiamo al livello B1, il livello intermedio. La prossima persona che parlerà è Luca Ward. Luca Ward è un famoso attore e doppiatore italiano. Ha doppiato veramente dei film straordinari, grandiosi. Un esempio? Al mio segnale. Scatenate l'inferno. Ascoltiamolo. Lui, da grande doppiatore, qual è? Sta parlando proprio della voce. Sentiamo un po' cosa dice. Da quando diciamo buongiorno, è il nostro biglietto da visita. La voce è un marchio. Da come parli si riesce a capire chi sei, la provenienza, da dove vieni. A me la sua voce piace un sacco. È così calda, accogliente. In ogni caso, ascoltiamo una seconda volta. Da quando diciamo buongiorno, è il nostro biglietto da visita. La voce è un marchio. Da come parli si riesce a capire chi sei, la provenienza, da dove vieni. Avete capito quali sono le parole mancanti? La prima è visita, che in questo caso fa parte dell'espressione fissa biglietto da
visita. Il biglietto da visita è quel piccolo cartoncino su cui si scrive la propria professione, avvocato Mario Rossi, e i propri contatti, email, numero di telefono fisso, numero di cellulare, e che si dà a qualcuno che ha bisogno del nostro lavoro o si dà a qualcuno che si incontra per la prima volta quando ci si presenta. Io sono Mario Rossi. Questo è il mio lavoro, questi sono i miei contatti qualora dovessero servirti. Ma biglietto da visita ha anche un significato metaforico, come in questo caso. Significa la prima impressione che si dà di se stessi, la prima cosa che chi non ci conosce vede di noi, ciò che ci rappresenta al primo sguardo. Il tuo sorriso è il tuo migliore biglietto da visita. E la seconda parola mancante invece qual è? Marchio. Marchio. Cos'è un marchio? È un segno distintivo di un'azienda o un prodotto, come un logo, il nome dell'azienda. In senso metaforico, come in questo caso, marchio è un segno che rimane impresso. Quale marchio di scarpe preferisci? O quella brutta esperienza ha lasciato un marchio indelebile nella sua memoria. Allora, come procede? Come sta andando? Io vi ricordo che se in questo momento non state prendendo appunti, ma tra qualche ora volete ripassare queste parole e il loro significato, potete passare dal nostro sito lernamo.com. Lì trovate tutte le spiegazioni scritte dei video che pubblico su YouTube. Quindi avete la possibilità di leggere con calma, di stampare la teoria. Potete anche fare gli esercizi automatici e, ciliegina sulla torta, c'è anche il podcast del video che potete scaricare e ascoltare dove volete, in macchina, sotto la doccia. Un video di questo tipo è perfetto per riascoltare molte volte. Siete pronti per il livello? Dove siamo arrivati? B2, intermedio avanzato. Lei è Benedetta Porcaroli, un'attrice italiana, famosa anche in tutto il mondo, soprattutto per i suoi ruoli nelle serie TV Netflix Baby e Il Gattopardo, serie che vi consiglio. E a proposito de Il Gattopardo, in un altro video che vi lascio qui nella card e giù in descrizione, vi parlo proprio del libro da cui la serie TV prende ispirazione e scopriamo insieme come scrivere una recensione di un libro in italiano. Ve lo consiglio. Ma torniamo alla clip. Lei in questo
questa clip sta parlando del suo personaggio nel film Il rapimento di Arabella, per cui è stata premiata al Festival del Cinema di Venezia 2025. Sentiamo un po'. Raccontiamo la storia di una ragazza molto sola, incontra per caso una bambina e pensa che questa bambina sia la sua versione piccola e che può sistemare delle cose. Tutto chiaro? Lo riascoltiamo. Raccontiamo la storia di una ragazza molto sola, incontra per caso una bambina e pensa che questa bambina sia la sua versione piccola e che può sistemare delle cose. Avete capito quali sono le parole mancanti? Prima parola, caso, che ovviamente va con la preposizione per caso. Per caso significa in modo casuale, senza averlo pianificato. Una cosa simpatica si usa anche nelle domande per essere più cortesi, più gentili. Vediamo un paio di esempi. Ho incontrato per caso il mio professore del liceo al supermercato. Scusa, per caso hai visto le mie chiavi? Non le trovo più. Qual è invece la seconda parola mancante? Sistemare. Sistemare. Sistemare ha due significati. Può significare sia mettere in ordine, organizzare, sia risolvere un problema. Devo sistemare la mia casa prima che arrivino gli ospiti. Non ti preoccupare per il lavoro, sistemo tutto io. Questo video ti sta piacendo? Lascia un mi piace e iscriviti al canale. Ci aiuta molto con l'algoritmo e lo promuove ad altre persone che stanno imparando l'italiano. Ci mancano solo 2 clip, le più avanzate. Adesso ascoltiamo il livello C1. Lei è Csaba Dalla Zorza, una esperta di cucina e buone maniere a tavola. E lei sta parlando proprio delle buone maniere. Ascoltiamo. Però la buona maniera è intesa come buon senso, mettere l'alto a proprio agio, non essere prevaricante, quello è fondamentale insegnarlo, io lo insegnerei a scuola. Siete riusciti a capire le parole mancanti? Lo riascoltiamo. Però la buona maniera è intesa come buon senso, mettere l'alto a proprio agio, non essere prevaricante, quello è fondamentale insegnarlo, io lo insegnerei a scuola. Come è andata? Allora, la prima parola mancante è agio. Agio. Chiaramente questa parola rientra in un'espressione con le parole precedenti. Mettere qualcuno, l'altro, a proprio agio. Mettere a proprio agio. Cosa significa? Significa far sentire l'altra persona accolta, rilassata. Il dottore è molto bravo a mettere a proprio agio i suoi pazienti. Per mettere gli ospiti a proprio agio ho preparato il loro dolce preferito. Qual è invece la seconda parola? Prevaricante. Prevaricante. Prevaricante significa che abusa del proprio potere,
che opprime gli altri. Il nuovo direttore è troppo prevaricante con i dipendenti. Non sopporto le persone prevaricanti che vogliono sempre comandare. Siamo arrivati all'ultima clip. Lui è molto famoso in Italia, forse anche all'estero? Fatemelo sapere nei commenti. Lui si chiama Alberto Angela ed è un paleontologo e divulgatore scientifico italiano. Questa clip è un po' più complessa, non solo per quello che dice e per le parole usate, ma anche perché il sottofondo non è silenzioso come le altre clip. C'è più confusione, che è quello che troverete quando sarete in Italia, quando parlerete con qualcuno al telefono o di persona in Italia. Ascoltiamo. Qui troverete 3 spazi vuoti, ma in realtà una parola si ripete, quindi è la stessa parola ripetuta 2 volte. Lui in questa clip parla di lettura, commenta l'importanza del leggere. Sentiamo. Leggere è un modo per viaggiare. Qualcuno diceva senza la seccatura dei bagagli. In effetti leggere ti porta in mondi lontani, in epoche lontane, ma soprattutto rispetto al viaggio a qualcosa di più, perché il viaggio ti arricchisce di ricordi, la lettura ti arricchisce di esperienza, ti dà saggezza. Volete riascoltarlo? E io non ve lo faccio ascoltare. Sto scherzando. Riascoltiamolo. Leggere è un modo per viaggiare. Qualcuno diceva senza la seccatura dei bagagli. In effetti leggere ti porta in mondi lontani, in epoche lontane, ma soprattutto rispetto al viaggio a qualcosa di più, perché il viaggio ti arricchisce di ricordi, la lettura ti arricchisce di esperienza, ti dà saggezza. Come è andata? Avete capito la prima parola? La prima parola è molto, molto colloquiale, informale. Seccatura. La seccatura. Una seccatura è una cosa noiosa, peggio, fastidiosa, che dà molti problemi. Ripeto, è molto informale. Che seccatura! Significa, che fastidio o che noia. E Alberto, in questo audio, menziona una citazione abbastanza famosa che dice: leggere è come viaggiare senza la seccatura dei bagagli, cioè senza il fastidio di dover fare e disfare i bagagli. Qual è invece la seconda parola che stiamo cercando? Arricchisce, ti arricchisce. Il viaggio ti arricchisce di ricordi, la lettura ti arricchisce di esperienze. Viene dal verbo arricchire. Arricchire significa rendere più ricco, sia economicamente che culturalmente. Aggiungere valore. Viaggiare arricchisce la mente e l'anima. Siete d'accordo? A proposito di arricchire le vostre
conoscenze. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi alla nostra incredibile newsletter. Perché incredibile? Perché selezionando il vostro livello di italiano potrete ricevere ogni settimana degli episodi di una storia in italiano in base al vostro livello. La storia, l'approfondimento grammaticale, curiosità, degli esercizi, tutto gratuito. E in più ogni settimana vi mandiamo anche dei materiali sulla cultura, la lingua, l'attualità italiana. Quindi, se ancora non siete Learnamici iscritti alla newsletter, correte a farlo. Vi offro 4 frasi. Dovete completarle con 4 delle parole che abbiamo visto in questo video. Vediamo se ve le ricordate. Mi sono reso che avevo dimenticato il portafoglio a casa. È importante essere quando si guida con la pioggia. Ho incontrato la mia ex compagna di classe. Questo video di Learnamo mi ha davvero... Le avete completate? Tra poco vediamo le soluzioni. Prima vi ricordo che se vi piace il genere dovete assolutamente guardare il video sugli accenti italiani. Guardiamo insieme delle clip di comici italiani e commentiamo gli accenti da varie parti d'Italia. E non dimenticate anche di seguire Learnamo su tutti i social per tanti altri contenuti esclusivi. Allora, soluzioni dell'esercizio. Mi sono reso conto che avevo dimenticato il portafoglio a casa. È il momento in cui capisco. È importante essere prudenti quando si guida con la pioggia. Prudenti, attenzione, plurale, perché stiamo utilizzando una frase impersonale. Con le costruzioni impersonali gli aggettivi sono sempre plurali. Questo sarà l'argomento per un nuovo video. Ho incontrato per caso la mia ex compagna di classe. Incontro casuale, non pianificato. Questo video di Learnamo mi ha davvero arricchito. Ha apportato valore e nuove conoscenze nella mia vita. Spero che sia stato così. Se così fosse, lasciate un mi piace e iscrivetevi alla nostra newsletter. Ne vale la pena. Io vi saluto e vi aspetto prestissimo con un nuovo video.